Nel 2009 l'e-commerce è cresciuto in Italia a due cifre come negli anni precedenti e ha superato i 10 miliardi di euro. Una crescita del 58% sull'anno precedente, in assoluto di circa 3 miliardi e mezzo di euro, ed è una crescita che è dovuta prevalentemente a due settori, che sono quello del turismo, che è cresciuto rispetto all'anno precedente di circa 1 miliardo di euro, ma soprattutto al settore delle scommesse, dei giochi online, che più generalmente è riferito come tempo libero. Casaleggio Associati ha fatto una ricerca sull'e-commerce che è stata presentata questa settimana alla Camera di Commercio di Milano ed è disponibile gratuitamente sul sito www.casaleggio.it. Il settore di maggior crescita è stato quello delle scommesse online e è stata la prima area con il 42% del fatturato globale. Il turismo, secondo, ha avuto il 35% del fatturato, l'elettronica di consumo l'8,7%, le assicurazioni il 6,9%, tutti gli altri settori hanno avuto un valore soltanto pari o inferiore al 2%. In Europa lo scorso anno c'è stata una crescita molto forte. La crescita ha portato al valore complessivo di circa 307 miliardi di euro di transato, una crescita del 20%. In molte nazioni europee ormai l'e-commerce rappresenta una quota irrinunciabile per il conto economico delle aziende. In Gran Bretagna vale quasi il 10% di tutte le vendite al dettaglio, in Germania il 6,9%, in Francia il 4,9%. In Italia la percentuale è soltanto dello 0,8%, quindi briciole. Tra le cause della distanza tra l'Italia e il resto d'Europa, il primo fattore è sicuramente la maggiore diffusione della banda larga negli altri paesi europei. Gli aspetti più importanti, secondo gli operatori dell'e-commerce italiani, sono nell'ordine la credibilità del marchio per il 45%, l'ampiezza della gamma per il 36%, la fidelizzazione dei clienti per il 31% e le politiche di prezzo sono soltanto al quarto posto con il 29%. Quindi il prezzo è importante, ma non è tutto nell'online. Nel 2009 le aziende hanno, anche per causa della crisi, ridimensionato i progetti di espansione all'estero e si sono concentrati viceversa sull'acquisizione di nuovi clienti attraverso marketing e promozione per il 46% delle aziende e nel miglioramento dell'usabilità e della user experience dei loro siti per il 24,7%. Questo trend ha portato alla concentrazione di aziende, quindi a un minor numero di aziende rispetto all'anno precedente, ma di dimensioni maggiori attraverso fusioni o acquisizioni. Il tema della promozione online, della sua efficacia e della scelta degli strumenti è comunque ancora del tutto irrisolto. Infatti il 56% degli operatori dell'e-commerce si è dichiarato insoddisfatto. I principali strumenti di promozione utilizzati sono ancora i tradizionali keyword advertising per il 73%, l'email marketing per il 57% e l'ottimizzazione dei motori di ricerca detta SEO per aumentare il traffico verso il proprio sito con il 50,6%. Nel 2009 si sono affacciati nell'e-commerce anche i social media, che sono diventati uno strumento diffuso nel 42% delle aziende dell'e-commerce. Il primo social media in assoluto utilizzato è stato Facebook per ben l'83% delle aziende che usano il social media, seguito da YouTube col 40% e da Twitter per 32%. L'e-commerce in Italia è quindi soltanto al suo inizio, con grandi spazi di crescita per gli operatori, ma oggi è ancora frenato da una legislazione non adeguata e in alcuni casi anche positiva, dalla scarsa diffusione della banda larga, la cui valenza strategica per lo sviluppo del Paese è molto sottovalutata, e dai costi dei servizi, come quello della logistica, che sono spesso al di sopra o molto al di sopra della media europea.